Nell'antico Egitto, gravidanza e nascita erano, come i più di oggi, fasi estremamente delicate della vita, talvolta con una conclusione prematura, e per questo legate a precisi rituali. La scatola di legno qui mostrata contiene, infatti, i resti scheletrici di un feto di 18-22 settimane, avvolti in diversi strati di tessuti pregiati. Il feto, che dall'analisi dell'ADN sappiamo essere femmina, è avvolto in bende ora allentate sulla base dell'osso, ma fu originariamente imbalsamato con cura, come evidente dal buon stato di conservazione dei tessuti molli. Considerando l'età stimata, l'aborto o la nascita pretermine sono le più probabili cause della morte. Secondo il rapporto di scavo, la piccola bara era originariamente coperta da un sottile sudario bianco. Il feto, accuratamente avvolto in tessuti quasi trasparenti, era coperto di olio aromatico. Fu ritrovato all'inizio del XX secolo in un wadi laterale della Valle delle Regine, presso Tebe, ma non vi sono informazioni precise sulla famiglia della piccola. I suoi resti risalgono alla fine del secondo periodo intermedio o all'inizio del Nuovo Regno, tra il 1550 e il 1450 a.C. In tale periodo, proprio per l'alto rischio presentato dalle gravidanze, fertilità, parto e salute dei bambini furono l'argomento cardine di numerosi papiri medici e magici, contenenti incantesimi e prescrizioni per la donna in travaglio, per accelerare il parto o per proteggere madre e nascituro. Nelle tombe sono stati trovati alcuni degli oggetti menzionati in tali papiri, come tazze, mattoni natali, bacchette magiche o amuleti. Inoltre, raffigurazioni di scene natali e cure dei bambini sono presenti su ostraca e pareti dei templi. Sulla base di queste fonti testuali e archeologiche si può suggerire un modello delle pratiche associate al parto. La madre si posizionava sui mattoni, precedentemente preparati con un rituale, con accanto stendardi di Hathor e due ostetriche, mentre una terza donna proteggeva l'area di nascita con una bacchetta magica. I mattoni venivano poi utilizzati anche per la cura postpartum. La separazione fisica di madre e figlio, tagliando il cordone ombelicale, era un passo importante che necessitava, pertanto, di protezione divina. L'aborto spontaneo o un parto pretermine, indotto da problemi uterini o infezioni, sono le ragioni più probabili della morte di questo feto. Esistevano al tempo numerose ricette e incantesimi per ovviare a complicazioni in gravidanza, quali emorragie o contrazioni uterine. Uno dei papiri più famosi riguardanti la salute delle donne è il cosiddetto papiro ginecologico di Cahun, che contiene vari trattamenti e metodi diagnostici per problemi uterini. Nonostante le molte pratiche mediche e magiche rivolte a tutelare la donna gravida o partoriente, durante il Nuovo Regno i tassi di mortalità neonatale erano piuttosto elevati. Sepolture di bambini, neonati e feti sono state trovate nelle colline orientali di Deir el Medina. Tali resti furono sepolti in vasetti di ceramica, cestini, cassapanche e scatole di legno, e persino vere e proprie piccole bare. Queste sepolture erano spesso piuttosto semplici e prive di corredi funerari. L'imbalsamazione era semplice, essenziale. Tuttavia, il fatto che il feto qui esposto sia stato imbalsamato e sepolto con cura dimostra il grande affetto della famiglia verso la piccola mai nata. Esame di una donna addolorante alle gambe e ai polpacci dopo aver camminato. Di questo dovresti dire: sono le emissioni dell'utero. Dovresti trattarlo con un massaggio alle gambe e ai polpacci con fango fino a quando non sarà in buona salute.